Ciao a tutti homebrewers e appassionati! La seconda cotta di questa stagione è una birra immancabile tra le mie produzioni annuali, la britannica nera per eccellenza, la mia cotta numero 50, una Brown Porter. Comincio con 20 litri di acqua per l'ammostamento. Aggiungo sempre 4 grammi di cloruro di calcio per ottenere 50 parti per milione di calcio. Il grist è composto da 80% Mary's Otter, 11% Brown, 4% Carafa 3 decorticato e 4% fiocchi d'orzo. Ho scelto il Brown come malto speciale che caratterizza lo stile, che conferisce dolcezza, corpo e quei sentori tostati non eccessivi tipici di una porter. Aggiungo poi una piccola percentuale di malti scuri per il colore e per arricchire la birra di sentori di caffè, cacao e liquirizia. Negli anni ho provato black, chocolate, roasted barley, quest'anno invece ho scelto il Carafa 3 decorticato, che essendo privo di glumelle non dovrebbe conferire la stringenza che tendono a dare i malti più tostati. 200 g di lolla di riso aiuta durante il ricircolo la filtrazione del mosto attraverso i grani. Quindi aggiungo i grani all'acqua, un breve lavaggio delle farine sparse, attivo la pompa e inizio l'ammostamento con un singolo step a 64 gradi per 60 minuti. Voglio lavorare più sulle beta-amilasi perché utilizzerò un lievito non molto attenuante e non vorrei avere un corpo eccessivo su una birra dalla bassa gradazione alcolica. Grazie ai malti scuri il pH è sceso a 5.3 senza correzioni. Ho corretto invece l'acqua di Sparge per avere un pH simile a quello di Mesh. Mesh out a 78 gradi per 15 minuti. Il mosto ha già preso un bel colore marrone brillante. Ho eseguito Sparge per caduta con 16 litri di acqua, quindi ho tolto il cestello con i grani, ho rimosso i coaguli e preparato il luppolo per la bollitura. Un East Kent Goldings, 35 g inizio bollitura, seconda gettata con 15 g negli ultimi 10 minuti. Inizio il raffreddamento con obiettivo 18 gradi, ma le temperature esterne ancora molto calde non mi hanno permesso di arrivare sotto i 24. Quindi dopo 20 minuti di raffreddamento ho stoppato il chiller, ho fatto un leggero whirlpool con la pompa e il tubo apposito e trasferito in fermentatore. Densità iniziale 1.44, giusto un punto sotto il previsto, quindi efficienza quasi dell'80%. Inoculo il lievito secco, Fermentis S04, 2 bustine, che è il suo nutrimento, e mescolo senza ossigenare più di tanto. Dopo qualche ora in frigo il mosto è arrivato ai 18 gradi previsti. In fermentazione primaria sono salito di mezzo grado al giorno. All'8º giorno la densità finale era già arrivata a 1,13, quindi ho proseguito altri 2 giorni e poi ho fatto un cold crush leggero di 2 giorni. Questo lievito si deposita benissimo sul fondo a fine fermentazione, quindi non è indispensabile fare un lungo cold crush. Ho preparato la soluzione di priming con destrosio, acqua e lievito da rifermentazione con l'obiettivo di 1.8 volumi di CO2. Ho fatto il priming in bottiglia, quindi ho imbottigliato direttamente dal fermentatore primario con un sifone. Ho tappato e messo le bottiglie a rifermentare per 3 settimane a temperatura ambiente.
A un mese ho stappato la prima bottiglia. Non mi è mai facile giudicare una nuova birra al primo test, specialmente con una birra poco matura. Le prime impressioni comunque mi sembrano positive. La birra ha un corpo leggero, carbonazione perfetta, non ha sovracarbonato, problema frequente con questo lievito che tende a non attenuare del tutto la birra in fermentazione primaria per poi risvegliarsi in bottiglia. Nessun difetto evidente, il profilo della porter si apprezza bene, un leggero fruttato e le note tostate mi piacciono davvero. Risultano eleganti e senza asprezza. Che sia stato davvero il tocco del Carafa 3 decorticato? Probabile, ma non posso sbilanciarmi troppo. Vedremo in futuro come evolverà e se riuscirò a mandarle in qualche concorso vedremo anche cosa ne pensano gli esperti. Che ve ne pare di questa porter? Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. E voi avete mai prodotto questo stile o la sua parente più prossima, la stout? Come scegliete e come lavorate con i malti scuri in particolare? Sono curioso di conoscere le vostre esperienze. Non mi resta che ringraziarvi, se volete supportarmi vi invito sempre a mettere like ai miei video, a iscrivervi al canale e attivare le campanelle per le notifiche sui prossimi video. E ci vediamo al prossimo video.